Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2025. Ragazzi, abbiamo la carta del giudizio. Quando c'è questa carta di solito si parla di un momento di presa di consapevolezza, è un momento dove si vede, diciamo, un panorama più grande. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Inoltre, sempre nella descrizione trovate il link al video per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Sono già aperte le iscrizioni e per qualsiasi informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene, amici del Leone, andiamo a vedere quali sono i movimenti energetici, le energie predestinate per il mese di novembre. Ok, allora partiamo con un 7 di coppe, un cavaliere di coppe, un papa, abbiamo l'eremita, gli amanti, un 3 di pentacoli, abbiamo una regina di coppe, abbiamo un fante di spade, asso di bastoni, 2 di pentacoli e 9 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere un pochettino le energie del mese, quindi potrebbero anche esserci dei messaggi un po' slegati tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, famiglia, amici, insomma, economia, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 7 di coppe che mi sembra una carta molto interessante per, diciamo così, iniziare il mese, perché è una carta che mi parla di possibilità che si possono aprire, di qualche tipo di opportunità. Sento che in realtà sì, si potrebbero aprire delle opportunità, ma è come se steste un po' procrastinando. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo la morte. Sette di coppe nuovamente e appeso. Sì, infatti state procrastinando. È come se, insomma, da un lato ci fosse questa voglia di nuovo, voglia magari per qualcuno anche di innamorarsi e potrebbe anche effettivamente con questo cavaliere di coppe arrivare un'offerta, arrivare una proposta che sì, diciamo, apre come questo nuovo panorama, però con la carta dell'appeso sento che siete ancora un po' lì in stand-by. O ci state pensando o state come riflettendo su quale potrebbe essere il risvolto della medaglia. Andiamo a vedere il Papa. Sacerdotessa, quindi avete Papa e Papessa e un 9 di spade. Voglio andare a vedere anche questo eremita. Abbiamo un cavaliere di spade e un cavaliere di pentacoli. Sì, ma sento proprio come una certa prudenza nel mese.
Cioè, da un lato potrebbero sbloccarsi delle cose, dall'altro siete voi che le bloccate, se vogliamo, che magari non siete sicuri, ci volete pensare ancora. Con Papa e Papessa potreste aver bisogno di consultare qualche coach, qualche terapeuta, qualche mediatore, qualche persona saggia. Andiamo a vedere gli amanti. Difatti poi avete anche la carta dell'eremita, che è un po' la ricerca della propria verità, no? E se mi ricollego qui alla carta del giudizio, è come un ok, devo capire, devo comprendere qual è quella di queste coppe, quella che voglio cogliere. Andiamo a vedere gli amanti. 8 di bastoni e fante di pentacoli. È come se aveste bisogno di curare un po' di più la comunicazione, può essere anche nei vostri confronti, cioè parlatevi bene, spronatevi, incoraggiatevi, comprendetevi, cioè smettetela di sgridarvi. Il fatto che ci sia la carta degli amanti parla sì di amore, ma anche di amor proprio. Siccome l'otto di bastoni è al contrario, direi che la comunicazione è un po', secondo me, il segreto per... cioè, chiamate le cose con il giusto nome, mi viene da dirvi, ok? Perché con la carta dell'eremita si tratta di andare a fondo, di andare al nocciolo della questione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Cavaliere di coppe. Io credo, ragazzi, che si aprano effettivamente delle possibilità. Qui potreste avere effettivamente bisogno di qualcuno che vi aiuta a vederci chiaro, perché vi ricordo che comunque 7 di coppe è una carta di illusioni. Non tutte le coppe che vi vengono offerte sono concretizzabili. Qui si tratta di capire che cosa volete per voi stessi, per amarvi, per il vostro amor proprio. E poi abbiamo il 3 di pentacoli spiegato da un cavaliere di coppe e da un matto. Quindi c'è come un nuovo inizio di un nuovo progetto, secondo me. Un qualche cosa che può effettivamente prendere il passo, prendere il via. Tenete presente che avete anche un asso di bastoni. Andiamo a vedere. Ok, la regina di coppe è spiegata da un re di bastoni e dal mondo. Ah, io vi dico, secondo me, tra tutti i pretendenti che potreste avere, soprattutto se siete single, questo succede, se fosse una questione lavorativa, per esempio, potrebbe essere tra tutte le offerte di lavoro, piuttosto che le idee che vi vengono per quel nuovo prodotto, quel nuovo servizio, ce ne sarà una in particolare sulla quale lavorerete, chiedendovi appunto che cos'è più in allineamento con voi, che cosa vi riempie di più fare, che cosa vi fa scorrere via il tempo, che cosa sentite più vostro, e da lì secondo me poi con il fante di spade si andrà dritti per quella strada. Vi dico, c'è un 9 di bastoni e scusate, c'è un 9 di bastoni e un 2 di pentacoli. Quindi non vi nego che dovrete monitorare un po' la situazione. Andiamo a vedere questo fante di spade. Carro. È come se doveste decidere da che parte andare, che strada prendere, che direzione. Oh, carro, cavaliere di bastoni e stella. Ragazzi, qui si va verso un obiettivo ben ben concreto. È come, io lo dico spesso, quando c'è la carta del giudizio non si accende una lampadina, si accende un lampadario direttamente. È proprio un mese di forte comprensione. Queste sono le possibilità che ho, questo è quello che mi fa sentire bene, quello che mi nutre. Questo potrebbe essere quello su cui sono disposto a lavorare, che sia il lavoro reale, che sia me stesso, però qui vado verso il mio obiettivo, quello che io finalmente scelgo, la direzione che voglio prendere, che, ripeto, è da monitorare, perlomeno per gli inizi di questo progetto. Però tutto sommato sono delle belle carte. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro.
Secondo me, se siete senza lavoro, come vi dicevo prima, si aprono una serie di possibilità effettivamente. Starà a voi vagliare quella che più vi si addice. Tenete presente che se di 7 possibilità, 7 curriculum che avete mandato, vi arriva la risposta di uno, dove però le condizioni non vi convincono, pensate sempre all'amor proprio. Mi farebbe star bene questa cosa? Farebbe star bene me al 100% o un lato di me, tipo magari potreste accettare perché effettivamente avete bisogno di soldi, no? E quindi dire ok, il gioco vale la candela. Secondo me potreste accettare, però è come se poneste voi delle condizioni, come se faceste una sorta di controfferta. Però secondo me sì che qui qualche cosa inizia. Non vi posso dire che è un contratto a lungo termine perché non lo vedo per adesso, però secondo me ehm, è un nuovo percorso lavorativo, cioè nel senso che potrebbe proprio essere un'attività che fino adesso non avete mai preso in considerazione, un lavoro che fino adesso non vi, insomma, che non abbiate mai fatto. Però vi dico che ci sono delle buone possibilità perché vi adeguiate bene a questo lavoro, perché ci sia, anche perché vi dico, potrebbe bastarvi veramente poco per sentirvi, diciamo così, all'altezza, cioè un corso di studi breve, ma tipo un fine settimana, come ok, ho un attestato, ho preso questo diploma e quindi posso iniziare un po' più tranquillo con questa attività. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, vi dico, è un mese che scorre abbastanza bene. Ehm, vi dirò, ho come la sensazione che vi mettano qualcuno sotto ad imparare. L'azienda magari potrebbe assumere delle persone nuove e ve la affiancano perché voi possiate insegnare loro il modo migliore di effettuare questo lavoro, cioè vi sento un po' come responsabili sinceramente e non vi nego che questo adoperarvi potrebbe effettivamente farvi prendere dei punti in più per farvi poi aspirare a di più, cioè se siete sempre il referente del reparto, vi faccio un esempio, e mandano tutti i nuovi da voi perché fate bene il vostro lavoro, perché siete puntuali, perché siete precisi, non è detto che vedendo quanto effettivamente siete bravi non vi spostino alla formazione risorse umane, per esempio, no? Comunque è un periodo abbastanza tranquillo, secondo me, dove effettivamente io sento che vi ritorna un po' l'entusiasmo del lavoro che fate perché è come se ci fossero degli obiettivi in più che adesso effettivamente potete vedere rispetto a prima. Si tratta di imparare come qualche cosa di nuovo. E se siete autonomi, vi dico, potrebbe essere necessario in questo periodo assumere qualcun altro. Non necessariamente deve essere una persona a busta paga, può essere una persona che collabora con voi, quindi partita IVA e partita IVA che collaborano insieme. Anzi, forse è la cosa che vi consiglio. In realtà a me viene come se ehm, come se dobbiate assumere un apprendista. Però ognuno cerchi di adattare la lettura alla propria realtà. Parliamo di situazione economica. Dunque, ehm, adesso dipende dalla vostra situazione, diciamo, personale, però potrebbero esserci come delle spese decise, non sono spese impreviste, sono spese decise preventivate a tavolino per quello che riguarda alcune modifiche da fare in casa, da fare fuori casa, potrebbero essere come si dice? Non riforme. Oh, come mi sfugge la parola. Ristrutturazioni, scusate, non mi veniva.
Potrebbero essere delle ristrutturazioni, potrebbero essere degli abbellimenti da fare in casa. Mi fanno vedere un battesimo, non lo so perché, però come se avessi bisogno di comprare dei fiori e mettere fuori azzurri, quindi potrebbe essere un maschietto. Come se aveste qualche festa, potrebbe essere qualche compleanno anche, no? Dove ci sono dei fiori azzurri come un abbellimento da, appunto, da portare alla casa proprio per questa cerimonia, per questa manifestazione, se vogliamo. Per qualcuno potrebbero esserci delle spese in più per i figli, magari per la scuola, per il corso, non lo so, di karate, di danza, di arte, di musica, quello che è. Comunque spese in più. Non credo che siano spese impreviste, nel senso che ve le aspettate, però è anche vero che ci sono e quindi bisogna metterle in conto. Ehm, Però a parte questo, l'economia non la vedo male, nel mese di novembre. Passiamo alla parte relazionale. Allora ragazzi, se siete single devo dirvi che effettivamente ci sono una serie di personaggi che si affacciano nel mese di novembre. Ehm, Perdonate per come ve lo sto dicendo, però voi come non mi piace dirlo. Diciamo che farete i preziosi, ecco. Farete un po' i preziosi nel mese di novembre, creerete come una sorta di suspense, non tanto perché lo vogliate fare coscientemente, ma perché non sapete scegliere, quindi metterete un po', i pretendenti o le pretendenti in stand-by o, non lo so, è come se non vi convincessero del tutto e quindi preferiste aspettare un attimo, vedere se si muove qualche cosa di diverso o diciamo così, vedere come si sviluppano le cose con queste varie conoscenze che potreste avere effettivamente. E per le persone che sono in una relazione, ragazzi, vi devo dire, avete ben due cavalieri di coppe, potrebbe arrivare la grande proposta, potrebbe essere il rendiamo ufficiale la relazione, potrebbe essere il diventiamo conviventi, quindi andiamo, ecco anche come potrebbero esserci le spese per la casa effettivamente, magari non è una ristrutturazione, magari una nuova convivenza, quindi c'è da investire per abbellire la casa o per magari, non so, anche solo i soldi della caparra per dire, no? Se andate in affitto. Diversa è la storia se magari uno dei due ha già casa e l'altro si unisce, però ci sono come dei tocchi in più che devono arrivare da parte dell'altro, no? Magari non avete abbastanza spazio per le scarpe di lei e quindi bisogna spendere dei soldi per comprare un armadio nuovo, per dire. Ehm, Però tutto sommato devo dire che le cose vanno come ad un livello successivo per quello che riguarda la coppia. C'è come un nuovo obiettivo, c'è come un andare avanti, un concretizzare, un chiedersi per la coppia dove vogliamo andare, dove siamo diretti, abbiamo obiettivi comuni, iniziamo a fare qualche cosa per. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno, allora devo dire che anche qui si apre come un nuovo panorama, però è un po' più giocoso, un po' meno, diciamo così, impegnato se vogliamo. Per qualcuno potrebbero esserci come proprio delle difficoltà a vedersi, a ritagliarsi come il tempo in coppia. Però devo dire che secondo me le cose... Cioè vedo una camera da letto molto forte per voi, però poi è come se ci fosse qualche cosa che non vi convincesse del tutto, come se non vi lasciaste andare completamente con questa persona. Però comunque non è che vedo grossi impedimenti, mettiamola così. Parliamo di famiglia, quindi amici, colleghi, famiglia di sangue o famiglia d'anima, appunto. È un buon periodo, ragazzi. Allora, secondo me, se per caso decidete di andare a convivere o
Se magari convivete già e decidete di sposarvi perché arriva con questo cavaliere di coppe la proposta fatidica, la proposta, devo dire che potrebbe essere un momento di gioia in famiglia perché appunto è come comunicare questo nuovo capitolo della vostra vita che si apre, comunicare questo vostro amore al mondo. Quindi effettivamente potrebbero esserci momenti gioiosi e anche momenti giocosi. Vi devo anche dire che se non siete voi quelli che, sapete all'inizio vedevo battesimi, ci sono comunque, potrebbe esserci come una ricorrenza, un compleanno, un qualche motivo di festeggiamento in famiglia. E vi dico di approfittare, di non farvi prendere dal panico perché sapete che vedrete quel parente, quell'amico, quel conoscente che vi sta tanto sulle scatole, perché comunque le cose procederanno lo stesso bene, cioè vi sento come diventati un po' superiori a queste scaramucce, come sì, vabbè, ok, non lo sopporto o non la sopporto, però per amore di, che ne so, mio nipote, mia figlia o chi che sia che ha questa festa, vado e affronto, diciamo così, la persona. Il segreto sarà confondervi con la tappezzeria, girare al largo da questa persona, non risponderle, semplicemente sorriderle. Sento un po' di dirvi questo. Poi, per quello che riguarda, diciamo, il lato, se vogliamo, un po' più spirituale del periodo, ehm, io credo che questo giudizio arrivi proprio per farvi prendere consapevolezza che voi non siete gli altri, che voi potete amarvi, vi ricordo che comunque avete la carta degli amanti, si tratta di amor proprio, indipendentemente da quello che dicono o pensano gli altri. Se gli altri pensano che voi siete A, B e C, è un loro pensiero, non è detto che sia vero. Oltretutto vi dice molto di che cosa proietta la persona, del tipo di giudizio interno che ha la persona e non dice niente di voi perché non è certo l'opinione dell'altro su di voi. Ok? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi racconta. La trasformazione e rallentare. Quindi c'è come necessità di un cambio e durante questo cambio è importante, diciamo, prendersela con calma perché nel caso in cui io debba cambiare direzione ho il tempo di farlo, riesco a vederlo se vado piano. Diciamo che secondo me è una lenta trasformazione. E poi abbiamo la carta di Yang, che è una carta numero 1, è una carta di azione, ragazzi, e vuol proprio dire il movimento, l'inizio. Anche qui avete un asso di bastoni. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Io sono la vita, io sono dentro di te, io vivo, mi evolvo in te, dove è il mio essere. Io sono infinito, tu sei uno con me, sei uno con tutta la vita. Vi ricorda un po' che siamo un tutt'uno con l'universo. Amici del Leone, spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me e lavorare le vostre credenze limitanti, vi invito a scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Potete anche fare lo stesso lavoro per conto vostro, vi basta abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti trovate tutto quello che vi serve per lavorare le credenze limitanti settore per settore, quindi potete iniziare con quelle del denaro, andare poi con quelle sull'amore, sulla famiglia, insomma ce n'è una serie. E poi ci sono anche temi che riguardano la metafisica e la metamedicina per darvi una formazione molto più completa su tutto quello che sono le energie sottili e su come lavorarle, su come usarle per manifestare nella vita concreta. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!